Bene, siamo a Denizli, io e Emanuela, c'è un vento caldissimo, ci saranno tipo 35 gradi. Questa è la vacanza The African Tour, diciamo. Adesso andiamo a cercare qualcosa da mangiare, non so dove di preciso, e faremo una passeggiatina, niente di che. Vero amore? Che ci mangiamo? Non lo so. Lo sai? Comunque questa Denizli è una città enorme. Allora, siamo in un ristorantino vicino all'albergo. Diciamo, una cosa che mi piace tantissimo è che ti portano all'inizio subito un po' di insalata. E mi piace assaggiare, ma anche a Emanuele, in effetti, fin dove può il suo stomachino delicato, le cosine locali. Allora, questo è un Ayran. Ok, l'Ayran, già l'ho detto già tante volte, è Quello nella coppa pronta. esatto. Ah. Allora, questo qui non è industriale, intendiamoci, non è quello che... Questo lo fanno loro. Quindi il gusto è diverso rispetto a come lo assaggi in altre parti. E devo essere sincero, quello che ho assaggiato quando abbiamo fatto la visita a Dara, con la menta, che era un po' svaporoso, un po' montato, era veramente buono, molto particolare. Questo è un po' più acido, un po' più corposo, devo dire, un po' più forte. Però ha delle capacità di dissetare stranamente uniche. Infatti lo usano proprio dove fa caldo. Vero amore? Ma io esco di caldo a prendere la mia coca dolce. Con cose acide, già la vita è triste. La tua cochina da milanese? Sì. La cochina, eh? Sì, sì. E niente, questa è una cena tipica turca, pide di spinaci di Manuela, accompagnata da insalata. Io invece ho preso lo shish che non è il piatto di Renzi, lo shish di agnello, perché è una cosa che mi mancherà quando tra poco torneremo, e il pane, è fatto al forno, lì c'è il forno a legna. Il coraggio di un uomo che con 36 gradi beve una bevanda da 76 gradi. Perché sono entrato in un mood turco, quindi dopo cena, sì c'è il chai, prima di cena c'è il chai, prima del pranzo c'è il chai, dopo colazione, prima di colazione c'è il chai. E prima di fare le cose zozze si prende il chai e dopo che si fanno le cose zozze c'è il chai. Ok, ciao. Quindi chai a tutti e ci vediamo domani, forse faremo qualche video durante la nostra lunga tappa di spostamento verso Ciarnaccalè, dove contiamo di arrivare nel pomeriggio. Sicuramente arriveremo stradisidratati perché ci sono 250.000 gradi e sono circa 500 km. Bene, buongiorno. Siamo partiti da Denizli, ora andiamo a Ciarnaccalè. In effetti siamo partiti già da qualche oretta. Abbiamo fatto colazione, ma non c'è nulla da raccontare, quindi non abbiamo fatto video, se non che in albergo. Questa è la colazione più bella della vacanza. La colazione più bella della vacanza, perché incredibilmente anzi la penultima notte in Turchia, Emanuele ha trovato... Nella sala colazioni c'era proprio la piastra e la signora che faceva i Goslem. È stato il mio regalo di addio, penso, alla Turchia. Fa molto caldo, faremo ammenda e ci sarà insomma modo di rinfrescarci magari domani in Grecia, se Dio vuole, inshallah, ok? E dopo tutto sto caldo, ora che arriviamo in Grecia e dobbiamo fare 2 giorni di mare, piove. Sicuramente. Ma noi scenderemo a fare il bagno lo stesso perché sotto là pure dei bagni. Bene, rieccoci a Ciarnaccalè. L'anno scorso era stata la nostra prima tappa turca, quest'anno è la nostra ultima tappa turca, quindi abbiamo fatto il giro al contrario. Siamo in un hotel, si chiama Hotel Helen, con parcheggio perfetto per la moto. Tra l'altro ho saputo che anche il mio amico Giambattista, che arriva domani, per una cosa assolutamente casuale, dormirà nello stesso albergo dove stiamo dormendo noi. E niente, ora vediamo cosa mangiare. E questo è un dettaglio dello stretto dei Dardanelli. È affascinante, ogni volta che lo si guarda dà un certo fascino. Vediamo le navi che passano, i ragazzini che giocano a mare. Sono molto attratto dal venditore di cozze crude
Quando attiverò l'assicurazione sanitaria da vecchio, dovrò... Assicurazione sulle cozze e poi te li mangi, no? Ho capito, sì. A nome mio, naturalmente. Beh, logico. Via. Cioè, poi ogni cozza è tipo 6 metri. Cioè, ogni cozza è un pranzo. Ok, allora, per le recensioni di Emanuela ho scelto il posto. Allora, il ristorante non lo trovavamo perché effettivamente era sulla terrazza, abbiamo fatto tipo 3000 piani e piedi, però siamo su una terrazza, è molto carino tra l'altro, è particolare. Il ristorante è particolare, la cameriera devo dire è anche abbastanza È bellina, sì. carina, molto carina. Sì. Aspetta, che non c'è mai bella come la mia Emanuela. Quando si viene con la moto dalla Grecia, uno dei punti dove potersi fermare se non si vuole fare un mega tappone è proprio Ciannaccalè. Verso sud, se si vuole andare verso per esempio Bergamo oppure verso la Cappadocia ad esempio, insomma fare il giro classico come abbiamo fatto nell'anno scorso, Ciannaccalè può essere davvero un'ottima soluzione. O comunque anche per gli eventuali ritorni come stiamo facendo noi. Fame. Questa è un erbetto. Una cosa che avevo già mangiato a Selçuk solo l'avevo trovata. Mm. Che sono delle specie di asparagi. Ho preso, quello è quello di Manuela. Per ora è sotto pellicola perché deve svinduliare, ha detto il cuoco. Ha detto proprio così, deve svinduliare. Ok? Per Vero, 5 Manuela? minuti. 5 minuti. Invece questo qua è il mio, che è il pollo. Che in turco dice tavuk. C'è la cipolla, c'è il pane. Vedete che bello. Abbiamo fatto la cena, adesso siamo ancora sul lungomare di Ciannaccalè. Ma non ne capisco una minchia, però mi sembra bello, da vedere. Amore? E niente, piano piano adesso ci ritorniamo in albergo. Che dice? Facciamo una Amore? passeggiata. Facciamo una passeggiata e poi torniamo in albergo. Ciao. Ok, siamo a Ciannaccalè. Stamattina partiamo, direzione confine, poi Grecia. Adesso pian pianino ci dirigiamo verso la zona di confine dove speriamo di risolvere le pratiche burocratiche per tempo, anche perché abbiamo un piccolo problema con una piccola multa che ho preso per eccesso di velocità e quindi dicono la devo pagare al confine, vediamo che succede. E niente, qua siamo alla Gumruk turca in attesa del passaggio verso la Grecia. Qua c'è Emanuela che c'ha caldo già, c'ha caldo effettivamente. Questo è un po' di fila, pazienza, non so quanto faremo per sbrigare queste pratiche. E poi c'è anche quella greca, quindi insomma speriamo di fare in fretta. Ci dispiace molto, ci dispiace veramente tantissimo che questa esperienza turca sia finita. A lavorare. Io non volevo lavorare più, volevo fare il cambio vita. Cambiamo vita? Cambio vita? Che dici? Dobbiamo un attimino di sbrigarci, se no la faccio la catanisa. Minchia sbaracco tutta la fila, poi apriamo casona e ci abbiamo umano. O no, bimba? Come no? Bene, dopo quasi 2 ore di dogana siamo rientrati in Grecia finalmente. Lì inizia la Ignazia Odos un po' annoiante ma necessaria. Speravo di incrociare il mio amico Giambattista che sta facendo la stessa strada, però al contrario, lui è in Turchia. Così colgo l'occasione con questo video di fargli vedere che mi sono ricordato di lui. Vabbè, adesso noi ci andiamo a fare 2 giorni di mare, se il tempo permette, se tutto va bene. Siamo un po' tristi per aver lasciato la Turchia, ma ci sta. Bene, siamo arrivati a Nevrasna e siamo nella nostra suite. Non mi riprendo tutto intero perché sono in abiti come dire, in tenuta da palestra. Non so se si vede il muscolo d'acciaio. Qui c'è Emanuela, bellissima. Questa è la nostra stanzetta, è una suite imperiale low cost, grand cost. È carino, in effetti è molto bella. Ok, io vado in piscina, Emanuela non vuole venire. Ciao. Perché non lo so, è come ai gatti, non gli piace l'acqua. Vabbè, ciao. Allora, dobbiamo dire che effettivamente adesso stiamo andando alla ricerca di un locale per andare a fare la cena. Allora, questo posto qui è veramente molto bello. Abbiamo notato però, anche parlando un po' con i locali, che gli italiani qua ce ne vengono veramente poco. Ci sono molti serbi, rumeni, bulgari. Già noi questo lo sapevamo in effetti. Non so perché gli italiani forse si spingono più verso le 3 penisole calcitiche, o meglio le 2 perché una non è visitabile. Allora, qua secondo me è sottovalutato agli italiani. Quindi gli italiani
cercate di venire qui, non c'è un italiano, solo noi. Guardate quanto è bello. Questo è il tramonto. Ragazzi, ci sono delle strutture fenomenali, anche quella dove siamo noi. È veramente molto bella. Il mare è bellissimo. L'acqua in questo periodo, almeno quest'anno, è fresca, non calda. Fresca, ma il bagno si fa tranquillamente. È la splendida bandiera greca che noi adoriamo perché siamo molto legati a questa terra. Allora, queste che cosa sono? Non ne ho la più pallida idea. Le assaggia. No, assaggialo tu. Assaggio io. Poi lo sai che non so che cos'è. Ma che cosa sono? Palle di formaggio? E quindi fileranno. Fritte. Vai, assaggia. Perché non è... Sì, filano. Ok, devo mangiare tu. Ma andiamo sul pezzo forte. Allora ragazzi, dovete sapere che una cosa spacchiotissima della Grecia è la birra. Non è la godia? È la birra. Che ti perdi, amore. Allora, la birra, questa è la Mythos. È troppo buona. Allora, questo è Dagos. Dobbiamo dire che il Dagos è un piatto dell'isola di Creta. Senti, perché mi hai fregato la birra e te la sei messa lì? Almeno la birra me la vuoi lasciare? Cioè, va. Mi hai portato a cena stasera, tu guardi. Esatto, stasera guardo. Faccio il voyeur del food blogger, ok? Bravo. Le Amore, mangio. queste ti piacciono? Certo mi piacciono. È Oh, andata male. ti sei bevuta tutta la birra. Io ho bagnato le labbra giusto per l'assaggio. E poi Buona. è usaccio. Allora, dovete vedere che le cozze qua non le fanno come in Italia. Vedete che ci mettono pure la mentuccia. Cos'è mentuccia questa, no? Ah, amore, finocchietto sembra. Sì. Invece più al sud ci Come mettono... sembra. Sì, hai ragione. Al sud ci mettono anche la mentuccia. Poi invece ci mettono il finocchietto. E quindi procediamo. Questa è la tipica cena greca. Very very good. Amore, tutto per te. Ora a mucca e inghito la panza e la mucca. Oh, questa è l'ultima cena, quindi... Palle, oh, domani sera. Ah, è l'ultima cena qui in Grecia. Sì, domani sera mi farei mangiare sul molo mentre aspettiamo la nave. Qualche Una ballona di tramezzino. notte. Qualche tramezzino. Allora, la cena è stata consumata. La birra Emanuela si è bevuta tutta. Allora, Emanuela si è bevuta tutta la mia birra, si vede. Generalmente non è mai così affettuosa. Vabbè, in questi giorni l'ho trattata anche male, che l'ho fatta andare quasi in Siria, le ho fatto prendere 50.000 gradi, le ho fatto fare tappe. Infatti stavo già vedendo le vacanze per l'anno prossimo, sto guardando i prezzi di Creta. Oh. E qui ci potrebbe essere anche lo spoiler per i nostri followers. Oh. Bene, ci vediamo domani. Buongiorno, siamo in partenza, stiamo andando a Ecumenizza. Purtroppo non ci hanno cacciato dall'albergo, non ci hanno fatto stare in più. Pazienza, la giornata è bella. Arriveremo solo 7 ore prima al check-in, come piace a te. Ti prometto che ti lavo, ti prometto, amore mio, ti prometto che ti lavo. Non sto parlando con te, sto parlando con la mia moto. Ok? Cioè, in condizione, pure piovuto sabbia, non so che cos'è. E niente, adesso procediamo per Ecumenizza. Sono 4 ore di strada, ma siamo veramente in lauto anticipo. Va bene, dai, andiamo? Che dici? Facciamo un po' di strada? Dai. Ciao! Bene, siamo arrivati a Ecumenizza, siamo al porto, al punto dove avevamo finito l'anno scorso e finiamo anche quest'anno. La nave ritarda. Che dire, per concludere questa esperienza? Amore, vuoi dire qualcosa? No. Anche quest'anno è stato un viaggio all'insegna dell'avventura, dell'esperienza, delle cose belle. Abbiamo provato nuovi assetti, abbiamo trovato nuovi climi a cui non eravamo completamente abituati. Il sud-est dell'Anatolia, quello che noi chiamiamo Kurdistan turco, ha soddisfatto le nostre aspettative. Effettivamente abbiamo trovato quello che cercavamo, quindi culture diverse, cibi diversi, ambientazioni diverse, un tuffo nel Medio Oriente che ci attira sempre tanto. A me personalmente, sapete che io sono attratto da quel tipo di cultura. Sogno nel cassetto è ancora l'Iran e rimane ancora un sogno nel cassetto. Non so. A gennaio con la neve
siamo un po' tristi di tornare a casa. Consigliamo a tutti quanti di fare questa esperienza, è un'esperienza che possono fare davvero tutti, infatti bellissima. Ci sono dei posti impressionanti, bellissimi da andare a vedere, e nel frattempo magari collegare anche dei siti anche più semplici. Infatti noi abbiamo anche alla fine fatto delle città, siamo ritornati nella Turchia classica, quindi Sakalassos, Side. Che ne pensi? Dai, cosa ne pensi di questo Kurdistan turco? Dai. Potevamo vedere di più perché alcune cose non le abbiamo fatte per il caldo. C'è da dire che abbiamo saltato Harran. Harran l'abbiamo veramente saltata perché il caldo era troppo intenso, non ce la siamo sentita. Anche volendo farla, anche volendo partire da Urfa alle 5 del mattino, non avrebbe avuto molto senso. Anche perché alle 5 c'erano sempre 36 gradi. L'anno scorso, in questi stessi giorni, perché noi facciamo i viaggi sempre negli stessi periodi, c'era freddo, a parte l'acqua. L'anno scorso è stato l'anno dell'acqua, quest'anno è stato l'anno del caldo. Abbiamo capito che insomma bisogna considerare anche il fatto di poter trovare da fine maggio a giugno temperature veramente molto alte. Mentre invece al centro della Turchia le temperature si sono attestate più o meno intorno ai 30-33 gradi, ovviamente a parte la tappa di Nemrut Dagi dove salendo a più di 2000 metri si stava molto bene, forse anche troppo. Sorprese, che sorprese abbiamo avuto? Sorprese, vabbè, nei video ne parleremo, sicuramente le avrete già sentito. Sicuramente sì, è stata una sorpresa, una bella sorpresa. Io ero, ammetto l'ignoranza, ero un po' impreparato sul sito, per me era una tappa tecnica, invece si è rivelata una tappa particolarmente piacevole. Ci è piaciuta molto Sakalassos, la parte classica ci stupisce sempre, però quello che mi rimane dentro è la parte curda. La parte curda era una parte che io volevo fare assolutamente, vedere quei paesaggi, i paesaggi della Mesopotamia, sono stati davvero impressionanti. Avete visto, siamo stati anche al confine con la Siria, siamo stati accolti dalle persone del posto in maniera più che... Ti parlavano di calcio? Sì, però siamo stati accolti in maniera più che amichevole, forse anche troppo, per carità. Miti da sfatare. Nei gruppi Facebook che frequento spesso si dice che la parte curda è un territorio poco sicuro. Non è vero. Sicuramente Urfa vive di problemi del passato, è un po' più indietro rispetto alle altre città per certi versi, rimane comunque affascinante, l'avete vista nei video, quindi parliamo del centro, Balikli Gol, eccetera eccetera. Come ogni grande città ha i suoi problemi e se ti vai a infilare in vicoletti strani potresti avere qualche problema, ma questo fa parte di tutte le grandi città, Milano, Catania, Roma, eccetera eccetera. Penso di aver detto tutto per la conclusione del video, forse anche troppo, magari taglierò qualcosa, chissà. Progetti futuri, settembre, ottobre non sappiamo se faremo qualcosa, probabilmente faremo sempre qualche altra cosa, non lo so, non ne ho la più pallida idea. E l'anno prossimo non si sa, quindi vedremo. Guarda. Pensa, ancora dobbiamo tornare, già pensi all'anno prossimo. Va bene, come sempre ci diamo il bacino da saluto. È stato bellissimo, ragazzi. È stato un sogno realizzato questo, veramente un sogno realizzato. Seguiteci. Sotto il cielo blu, il caldo del sole brucia sempre di più. La certezza c'è, ogni ricordo resta dentro di noi. Per sempre ci sarà la moto e la strada in sella verso il mondo. Odore di mare, caldo che scotta